Ciao ragazzi, ed eccoci qua con questa terza parte del tutorial su OnResp. Nell'ultimo abbiamo visto come simulare una tromba in bassa frequenza, in questo vedremo invece come possiamo farlo in alta frequenza, ok? E come abbiamo fatto del resto per l'ultimo, faremo anche con questo, eseguiremo una procedura guidata, quindi andiamo su Input Wizard, ok? E grosso modo faremo le stesse scelte. Qua si sceglie l'ambiente di simulazione, in questo caso semispazio. Appunto dobbiamo simulare una tromba caricata frontalmente. In questo caso sceglieremo invece due segmenti. Possiamo scegliere indipendentemente per il primo e per il secondo segmento questi profili che sono il quello conico, esponenziale e parabolico. Per il primo ho scelto esponenziale, anche per il secondo. Siamo obbligati a scegliere una camera necessaria nel momento in cui avremmo o vorremmo simulare un medio a cono. Nel nostro caso invece useremo questo, diciamo, a cupola, l'HM500, che prevede una propria camera, ok? Ma il simulatore ovviamente non lo sa e noi dobbiamo scegliere uno. Nel nostro caso sceglieremo chiuso con fono assorbente, ok? Non è prevista una camera nella gola. Riassunto, si presenterà così, fine, ok? Ora dobbiamo inserire i parametri TL small e potrebbe nascere qualche problema, perché quando siamo in alta frequenza, soprattutto in ambito domestico, in hi-fi, i parametri TL small dei tweeter o di alcuni midrange sempre a cupola non vengono dichiarati perché non sono necessari alla simulazione. Per quanto riguarda l'HM500 di Ciare ne abbiamo i parametri L small, ma già se andiamo su alcuni Twitter nemmeno in Ciare possiamo trovare questi parametri L small, e quindi come si fa? Purtroppo o si ricavano con le formule inverse, e abbiamo fatto un tutorial appositamente per questo, quindi al limite vi può aiutare nel vedere come calcolare con le formule inverse i parametri L small, o vi fate aiutare da un simulatore, perché poi in tutta sostanza il simulatore cosa fa? In effetti fa quello che dovreste fare voi, con le formule inverse vi ricava i parametri mancanti, né più né meno, ok? Ma purtroppo siamo obbligati, perché come a breve vedremo, cliccando su SD per caricare i parametri L small, il simulatore ce li richiede tutti, anzi non solo i parametri L small ma anche i parametri elettromeccanici, ok, che poi saranno ricavati di conseguenza. Quindi figuriamoci se non abbiamo i parametri L small, insomma non possiamo fare questa simulazione. E aggiungo, se andremo a inserire dei dati mancanti tanto per metterli e andare avanti, il simulatore non ci permetterà di andare avanti, si bloccherà, poi lo vedremo, o addirittura nelle peggiori delle ipotesi, se li accetta perché sono più o meno vicini, essendo troppo diversi la simulazione sarà errata e quindi non ha alcun senso, voglio dire, al limite solo per un uso didattico, per imparare il simulatore, al limite si potrebbe adottare questa strategia di inserire dei dati così a naso, a caso, ok? Ma ripeto, se sono troppo discordanti da quelli coerenti, perché in effetti poi il simulatore anche OnResp verifica se sono attinenti a quelli già esistenti, se sono troppo diversi insomma se ne accorge ovviamente, ok? E quindi non ci permetterà di andare avanti. Ma dicevo, per quanto riguarda l'HM500 ne abbiamo i parametri L small, andiamo a inserire questi e poi vedremo per quanto riguarda gli altri come possiamo fare, diciamo li ricaveremo di conseguenza facendoci aiutare stesso da OnResp, ok? Abbiamo una SD da 26, col cursore ci avviciniamo e poi andiamo a scegliere 26 centimetri quadrati.
ok. La R 6,5, 6,5, ok. BL ce l'abbiamo 7,5, BL 7,5. Ovviamente ogni qualvolta si andrà a modificare un parametro, questo di conseguenza andrà a modificare, perché sono strettamente legati, come abbiamo visto nei tutorial passati. Ora ci chiede la CMS, non ce l'abbiamo la CMS. La CMS è legata alla FS, quindi andiamo a modificare la CMS affinché avremo un valore prossimo a 5,50, ok? Bene, e poi andiamo a modificare tutti gli altri di conseguenza. Ok, andiamo a ritoccare qua. Il VAS non ce l'abbiamo, abbassiamolo anche perché sarà bassissimo. Ora andiamo a inserire il QS che è di 0,8, 0,8, vedete che ci ha spostato il GBL, QMS 380, poi andiamo a correggere di nuovo ovviamente, 0,66 di conseguenza. Bene, ora dobbiamo riportare la massa mobile a 2 grammi, 2 grammi, andiamo su MMD e avviciniamoci a questo valore. Tira più, tira meno. Riportiamo la FS tramite la CMS a 5,50. Purtroppo siamo costretti, ripeto, se no non è possibile simulare, ok? L'RMS credo che sia il BL di nuovo, si è andato a farsi friggere, ok. QS abbiamo detto 0,8, QMS 3,80, vabbè, vediamoci, ok, qua ci siamo quasi, massa mobile 2, 0,8, 0,8, 3,80, massa mobile 2, 7,5, 7,53, ci siamo, ok, li abbiamo tutti. 5,50, 6,50, 0,8, 3,80, 0,66, 0,66, massa mobile 2, BL 7,5, la LE è 0,20, vado a memoria, 0,20, sì, 100 watt, 100 watt, 100 watt, sì, e l'escursione abbiamo a 1 mm, e quindi 1 mm. Ok, se è tutto corretto ci permetterà di proseguire nella simulazione, quindi ok, andiamo su Tools,
e vedete che la voce Loudspeaker Wizard, ok, è accessibile, diversamente non sarà in grigetto, quindi non ci permetterà di proseguire. A questo punto clicchiamo appunto su Loudspeaker Wizard. No, non ci interessa la risonanza della camera. Ok, abbiamo accesso a queste altre finestre per poter accedere ai parametri veri e propri dell'espansione della tromba. Iniziamo con una lunghezza di 1,20 m, mi sembra eccessiva, andiamo subito a accorciare la prima sezione e anche la seconda. Per questi in alta frequenza una lunghezza sui 30-40 cm è più che abbondante. La sezione 1, cioè vale a dire la gola, deve stare sui 30, perché visto che è 26 la SD, di conseguenza andiamo a ridurre anche la sezione del secondo tratto. La bocca mi sembra eccessiva e la andiamo a ridurre anche questa. Riduciamo un attimo anche troppo. Ok, perfetto. La camera non ci interessa perché abbiamo, dicevamo, l'HM500 alla propria, ok? È lunga questa trombetta 30 cm. Andiamo a vedere la risposta power, togliamo la memoria. Ok, ora in funzione della lunghezza del primo segmento, del secondo segmento, diciamo, dell'area di bocca e quella del primo tratto, la risposta può essere variata e la possiamo vedere insieme, ok? Vedete? Questa qua è la bocca, questa è la lunghezza del primo tratto, vedete? Questa è la lunghezza del secondo tratto. Ok? Considerate che l'HM500 ha una FS da 5,50, quindi sarà tagliato grosso modo sui 1000 Hz, quindi avere una tromba che scende molto diciamo giù ai 1000 non ha molto senso, anche perché non sarà caricata poi dall'altoparlante. Comunque sarà una tromba prestazionale ma non sarà sfruttata, ok? Una piccola raccomandazione: potete ovviamente scegliere la risposta che desiderate, ma quando avete ottenuto la risposta che desiderate in funzione, insomma, di tutti questi parametri qua, lunghezza, espansione e quant'altro, andate subito a verificare il modulo di impedenza se presenta delle irregolarità, perché laddove la tromba risuona in modo anomalo, queste risonanze ce le ritroviamo nel modulo di impedenza. In che modo? Vedete? Se facciamo qualcosa di un poco appropriato, sbagliato, ci troviamo sul modulo tutte le risonanze che la tromba produce e quindi non va bene, poi all'ascolto si sentirà oltretutto, ok? Bene, io non credo che ci sia da aggiungere altro per iniziare a fare qualche simulazione, per fare un pochino di pratica su questo simulatore, anche in alta frequenza è possibile, come abbiamo visto. Purtroppo, ripeto, alcuni parametri per quanto riguarda i drive in alta frequenza non sono sempre disponibili e ahimè bisogna ricavarli in qualche modo, ok? Bene, come dicevo mi fermo qua, ci sentiamo per la prossima, ciao!